Ciao a tutti, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere il pendolo e i suoi possibili usi. Ho già accennato in un video della linea dei chakra un utilizzo potenziale del pendolo, ma oggi vedremo un altro modo, diciamo, molto pratico per poter usare il pendolo. Dunque, innanzitutto voglio dire che il pendolo è uno strumento che legge le vibrazioni ed è per questo che viene usato nella radioestesia e nella divinazione. Ne esistono di diversi tipi, di quarzo, di metallo, di legno anche, insomma. Ehm, io vi faccio vedere quello che è il mio pendolo, quello che uso da ormai tantissimi anni. Questo è fatto in ottone, per esempio. Ha, diciamo, la punta classica, ok? Se no, diversamente lo potete anche fare voi. Lo potete fare voi tranquillamente con quello che è una catenina d'oro o d'argento. In questo caso più il metallo è di origine nobile, meglio è per la conduzione dell'energia. E potete mettere semplicemente un anello in fondo. Ok? Un anello anche esso d'oro o d'argento, insomma. Oppure potete usare quello che è un cristallo. Questo è un quarzo citrino, ha un pochino la forma a punta, ok? E la catenina è d'oro. E la montatura, in questo caso del cristallo, questo pezzettino qui è di argento. È importante, per quanto possibile, avere, diciamo, tutto dello stesso metallo, perché qui c'è una certa velocità di vibrazione perché il metallo è l'oro, qui già per esempio rallenta perché è argento. Più il metallo è basso, più la vibrazione rallenta. Ok, quindi una volta che voi avete creato o comprato, insomma, il vostro pendolo, cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna pulirlo. Nel caso dei pendoli di cristallo, quindi come nel caso di questo quarzo citrino, è importante pulire il quarzo. Farò poi un video apposito per quello che riguarda la pulizia dei quarzi e dei cristalli. Comunque, per farla breve, bisogna fare una soluzione di acqua e sale grosso e lasciarlo riposare all'interno per almeno 24 ore. Ok? Poi, una volta pulito il metallo, allora se è oro o argento o guardate, io con questo non ho mai provato a immergerlo, però dovrebbe andare bene acqua e sale lo stesso. Se fosse una lega di tipo minore non ve lo consiglio perché si deteriorerebbe il metallo, si ossida poi, ok? Io non lo metto in acqua e sale perché lo carico con Reiki, quindi se per caso vi foste fatti un pendolino di metallo, magari l'avete fatto voi, ci tenete tantissimo, non lo so, se conoscete qualcuno che possa caricarlo con Reiki, chiedetegli il favore, ecco. Ehm, Dopo che questo pendolino è stato, diciamo, pulito in acqua e sale, si deve caricare. Come ho appena detto, per chi ha Reiki va benissimo Reiki, pulisce e carica allo stesso tempo. Diversamente, se non avete Reiki, potete metterlo alla luce del sole per almeno 24 ore, cioè 24 ore di sole diretto. Il metallo in questo caso si deve scaldare. Se fosse un quarzo, ok, va bene mettere alla luce del sole i quarzi, ma non tutti. Ce ne sono, diciamo, un paio principali che sono l'ametista e la pietra di luna che vanno ricaricati alla luce lunare. Sarebbe meglio nelle notti o proprio di luna piena o a cavallo, la notte prima e la notte dopo, insomma, perché è il momento dove la luna ha la maggior quantità di luce riflessa, ok?
Bene, una volta che avete pulito e caricato il vostro pendolo, la cosa da fare è indossarlo per almeno una settimana, perché il vostro pendolo dovrà assorbire quello che sono le vostre energie e le vostre vibrazioni. A quel punto avrete il vostro pendolo pronto per essere usato. Ok? Quindi immaginiamo che io abbia già fatto tutto questo, che l'abbia pulito, che l'abbia caricato e che l'abbia portato con me per una settimana. Ok? Come si procede? Allora, innanzitutto la posizione è con il gomito ben appoggiato a terra, ok? E il polso non deve essere rigido così, ma morbido, perché se c'è tensione in questa parte, ehm, comunque si crea un certo, diciamo, blocco del fluire dell'energia, ok? Non ci deve essere tensione. I polsi, in gergo tecnico, si chiamano i cancelli, sono un punto dove c'è una strettoia e dove passano tanti meridiani, quindi se avete in qualche modo qualche tipo di tensione bloccate il fluire dell'energia, ok? Allora, come si usa il pendolo? Una volta che siete arrivati a questo punto, prendete il vostro pendolo. Ah, una cosa molto importante, se avete questo braccio che vibra, può essere interessante per qualcuno sostenere questo braccio qui con l'altro, oppure mettere un qualche cosa dove potete appoggiare il braccio, ok? In modo da tenerlo più fermo possibile. Allora, una volta che siamo arrivati a questo punto, si chiede al pendolo: fammi vedere il sì. Quindi vedete che non parlo tanto perché se parlo mi muovo. Il pendolo sta oscillando avanti e indietro. Ok? Quindi il sì, lui, a me, lo dice andando avanti e indietro. Vediamo. Mostrami il no. Vedete che il no lo fa facendo non si vede tanto bene, però sta compiendo un giro in senso anti-orario, ok? Quindi questo è il modo in cui il mio pendolo comunica a me il sì e il no. Perché dico questo? Perché in realtà ci sono diversi modi in cui il pendolo vi può dire sì o no. Allora, uno di questi potrebbe essere, ognuno poi ha il suo, però uno di questi potrebbe essere un'oscillazione in orizzontale o in verticale, scusate, contrario, in verticale o in orizzontale per stabilire il sì o il no. Questo per voi magari questo è il sì e questo è il no. Per altri potrebbe essere viceversa, uno è sì e l'altro è no. Cioè scusate, uno è no e l'altro è sì. Un altro modo di oscillazione, che è in questo caso il mio, potrebbe essere linea retta, che sia fatta così o così, nel mio caso non importa, è il sì, e in modo circolare, che sia in un senso o nell'altro, non importa, è un no. Ok? Quindi quando a me va su o giù in modo lineare è un sì. Quando invece fai dei cerchi, in qualsiasi senso esso lo faccia, è un no. Per qualcun altro invece potrebbe essere che in senso orario sia un sì e in senso antiorario sia un no, o viceversa. Ognuno qui poi deve proprio testare il proprio pendolino, deve cercare di capire appunto come lavora il proprio pendolo. A quel punto lì, quando siete in fase di sperimentazione, avete capito qual è il sì e qual è il no, iniziate a fargli delle domande di tipo certo. Cioè, per esempio, ho i capelli verdi? E il pendolo, a meno che voi non abbiate i capelli verdi,
il pendolo dovrebbe rispondervi no. Oppure sto indossando i jeans e il pendolo, se state indossando i jeans, dovrebbe dirvi sì o no. Ma voglio fare una cosa in più. Non vi mettete a ridere? Come utilizzarlo, diciamo, con il cibo? Allora, questa tecnica devo ringraziare una mia amica perché mi ha fatto conoscere questo tipo di utilizzo del pendolo. Ok? Allora, ci sono 4 tipi di frutta qui, no? Di questi 4 tipi di frutta, io 2 non li posso mangiare e so già quali sono perché ho fatto il test delle intolleranze alimentari. Quindi io che già so quali sono, inserirò qui se li posso mangiare o no. Ok? E andremo a chiedere al pendolo se per lui posso mangiare questi alimenti, sì o no. Allora, pendolo, posso mangiare la pera? Allora, sta facendo un cerchio, quindi è un no. Vediamo un attimino la mela. Pendolo, posso mangiare la mela? Va avanti e indietro, quindi mi sta comunicando che è un sì. Pendolo, posso mangiare il cacchi? Sta oscillando avanti e indietro, quindi è un sì. Pendolo, posso mangiare la banana? E sta andando in cerchio. Io spero che si veda bene sul video. Allora, abbiamo detto cerchio, linea retta, cerchio. Abbiamo visto che nel mio modo di esprimersi il pendolo è sì, linea retta e il cerchio è un no. Qui si è espresso, cominciamo dalla pera che era il primo, sulla pera si è espresso con un cerchio, quindi secondo il pendolo io non posso mangiare questo tipo di alimento. Vediamo qual è stato il risultato degli esami allergologici che ho fatto con gli esami del sangue, ok? E no, io non posso mangiare la pera. Ho un'intolleranza al 100% su questo frutto. Strano ma vero. Sulla mela oscillava avanti e indietro, quindi dovrebbe essere un sì. E in effetti è un sì. Io posso mangiare la mela, il mio corpo la tollera bene. Stesso discorso per il cachi, andava avanti e indietro, oscillava in linea retta, quindi secondo lui è un sì. E anche secondo gli esami medici è un sì. Posso mangiare il cachi. Sulla banana mi dava il cerchio, quindi secondo il pendolo io non posso mangiare la banana. E in effetti non posso mangiare la banana, sono intollerante al 100% alle banane. Quindi fate le vostre sperimentazioni. Io ringrazio tanto questa amica per avermi illuminato su questa possibilità di utilizzo del pendolo. Sono anche molto contenta di averla condivisa con voi, sinceramente, spero che possiate trarne buon utilizzo, insomma. Ehm, E niente, fate i vostri test, scrivetemi nei commenti che cosa, che cosa ne è venuto fuori, insomma, è interessante poi andare a capire
tutto quanto. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi possa davvero essere d'aiuto per orientarvi su magari per chi ha problemi di alimentazione o similari, insomma. Se comunque vi è servito, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!